Bentornati carissimi utenti. Allora, oggi vedremo come andare a ingrandire una fotografia, più che ingrandire è ridimensionare meglio, quindi come qualità, come ridimensionare un JPEG, quindi un'immagine che volete voi, insomma, che abbia bassa risoluzione, grazie a due siti che vi farò vedere. Totalmente gratuito, ovviamente i stessi siti ovviamente in maniera gratuita faranno qualche limitazione. Se insomma vi piacciono i risultati che ottenete dalle vostre foto, che soprattutto vengono ingrandite insomma e ridimensionate grazie all'intelligenza, all'aiuto dell'intelligenza artificiale, quindi per intenderci, prende se un'immagine di un viso magari mi può sistemare anche la pelle stessa, farvi sembrare molto più giovane. Comunque, a prescindere, serve per ingrandire. Quindi, per esempio, se avete una fotografia da 800 megapixel, magari la potete ingrandire utilizzando sempre l'intelligenza artificiale e questi due siti sino a 1000 o addirittura a 4000, quindi rendendo una fotografia addirittura 4K. Quindi il più delle volte ovviamente viene fatto un lavoro ovviamente molto molto buono. Alcune volte ovviamente non riesce bene se la fotografia soprattutto parte veramente da una qualità davvero davvero scarsa, quindi le classiche 400 pixel eccetera eccetera, 600 insomma, e molte volte non riesce proprio a sistemarla a dovere, quindi in quel caso non possiamo fare o farci nulla. Però per lo più insomma per un lavoro molto leggero, molto easy, è davvero buono e ottimo l'utilizzo di questi due siti. Quindi ora tempo di cambiare inquadratura e andiamo a vedere proprio quali sono questi due siti in maniera molto veloce per andare a ridimensionare, a ingrandire e migliorare la nostra qualità delle foto. Eccoci qui. Allora, il primo sito di cui voglio parlare è l'Image Upscaler Online, che fa parte della famiglia EasySoft. Allora, questo è veramente un ottimo programma, sempre grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale noi possiamo andare a ingrandire, quindi sotto forma di risoluzione però, quindi migliorare proprio la qualità delle nostre immagini magari un po' datate, oppure che abbiamo scattato magari con un cellulare, non con una fotocamera a dovere, quindi magari ancora scattate a un HD ready, quindi a un 700 megapixel e giù di lì. Praticamente il sito è molto semplice, come potete vedere, anche se in inglese non ci fa niente perché è veramente semplicissimo. Potete comunque andarlo a tradurre se non capite bene l'inglese, potete andare a tradurre magari col Google Translator. Allora, intanto possiamo fare noi un login, quindi se non siamo registrati possiamo ancora andarci a registrare e creare un account, perché vi ho detto che questo programma sì è gratuito, però ovviamente apporta delle limitazioni, ci sono delle limitazioni, quindi per esempio rarissime volte lui farà ingrandire una foto aumentando la risoluzione e aggiustando questa risoluzione scadente senza magari mettere un suo watermark, quindi in questo caso metterà il logo EasySoft, però molte volte il logo praticamente lui non lo mette, quindi magari se siete le prime volte insomma che utilizzate questo magari programma online, magari non vi metterà per parecchie foto magari il classico loghetto, però molte volte per esempio potete trovare anche il logo inserito nella foto, però non vi preoccupate perché comunque se il logo magari non può dare fastidio potete soprattutto poi anche andarlo a tagliare, a modificare quello che volete voi. Questo logo verrà tolto ovviamente se vi registrate, ovviamente, quindi andare a vedere i prezzi poi che ci sono per essere liberi insomma nel riparare insomma tutte le vostre foto a livello di qualità. Dicevo, non vi preoccupate perché comunque il secondo sito fa lo stesso lavoro e in più non mette nemmeno un logo, un simbolo di pubblicità del sito stesso. Intanto andiamo a vedere questo sito, quindi della EasySoft, come funziona. Semplicissimo, basta cliccare Upload Photo, che sarebbe il caricamento della foto, e nel nostro computer noi dobbiamo andare a scegliere una fotografia. Io per esempio qua ho la fotografia di un omino che ho preso insomma da internet, scaricato, per vedere lui che qualità può dare a questa fotografia. Quindi clicco, faccio apri. Dobbiamo attendere, infatti spunta AI, quindi sarebbe Artificial Intelligence, quindi l'intelligenza artificiale. In questo caso dobbiamo aspettare che lui capisca l'immagine, che qualità ha, quindi da come parte, e lui, grazie all'intelligenza artificiale, fa
insomma, aiuta questa immagine a migliorarsi. Quindi in questo caso poi avremo un risultato finale, oserei dire, veramente, veramente buono. Anche e soprattutto la potete utilizzare non solo con le immagini vostre, quindi che ne so, paesaggi, quello che sia, la potete utilizzare anche su dei loghi, su delle scritte. Ecco qua, quindi questa è la prima immagine, quindi da quella che stiamo partendo noi, quindi era già comunque un'immagine abbastanza in HD, quindi 1200, però come potete vedere lui la porterà, una volta che noi facciamo save, quindi salva, la porterà a 1800x4000, quindi davvero una risoluzione alta. Possiamo anche andare a utilizzare come risoluzione un 4x, un 6x o un 8x. Ribadiamo che se si parte da una fotografia buona, il 4x, 6x, 8x ovviamente che saranno a pagamento, avranno una qualità maggiore, molto molto migliore. Però se si parte da una fotografia che già è buona, se si parte da una fotografia invece, abbiamo detto, sui 600 megapixel o giù di lì, andando addirittura a salire, peggioriamo la qualità della foto. Quindi io vi direi comunque che già abbiamo visto che la raddoppia, quindi da un 1200 per esempio è passata a un 4000, quindi quasi 4K, per un 2x, quindi potete lasciare benissimamente un 2x perché va più che bene. E ricordo, utilizzatela anche nei loghi e nelle scritte, perché i loghi di solito sono piccolini, quindi in questo caso potete anche andare ad aumentare delle scritte e veramente si leva quell'effetto sgranato, quell'effetto appannato, quell'effetto proprio pixel, si va a togliere. In questo caso vedete che qui spunteranno le scritte, se vedete, se io faccio un po' uno zoom a EasySoft, quindi il programmino, quindi come si vede proprio nella valigetta la differenza fra qua e qua che ci sono i watermark. Quindi in questo caso se io faccio save, lui può a sua decisione mettere qualche loghetto oppure lasciarci liberi e non mettere il loghetto. In questo caso vediamo il risultato finale, se ha messo qualche logo in questo caso. Per esempio in questo caso mi ha aumentato la fotografia, quindi qualità perfetta. Se io zoom la qualità non la perdo, come potete vedere si vede veramente bene. In più non mi ha messo nemmeno un logo di pubblicità, quindi in questo caso c'è finita veramente bene. Questo è il primo sito. Il secondo sito, che è I Love IMG Image, quindi con il cuoricino, in questo caso proprio scritto invece qua www.iloveimg.com. In questo caso questo è italiano, possiamo anche andare a attivare con la registrazione un utente, un account premium, quindi con tutto quello che ne deriva da un account premium, quindi di non limitazioni. In questo caso possiamo fare anche di più, possiamo comprimere, ridimensionare, che è quello che stiamo facendo ora, ritagliare l'immagine, convertire, aprire tutto l'editor di foto, quindi andare a mettere dei filtri, quello che vogliamo, ma il video è dedicato, poi faremo anche un video su un altro sito dove possiamo avere diciamo tutte queste funzionalità e anche di più, ma quello lo vedremo avanti. In questo caso questo non mette né loghi né eccetera, anche in forma gratuita. Possiamo praticamente anche selezionare praticamente le immagini da qua e fare lo stesso procedimento di poco fa. Questo è per esempio è tutto italiano, quindi per esempio questo vi verrà ancora molto più semplice andarlo a utilizzare. Stesso procedimento, seleziono immagini, vado a prendere sempre l'immagine del mio omino precedentemente scaricata, stessa procedura qua. Appena finirà di caricare, vedete che qua c'è un 2x, un 4x, non so se si vede ancora perché sta caricando, comunque lasciamo che carica l'immagine. Perfetto, qua abbiamo un 2x, un 4x, stessa cosa, 2x in forma gratuita lo fa fare, in forma premium ovviamente cliccheremo 4x, però lui già praticamente qua fa vedere proprio la differenza di qualità anche dal colore stesso, quindi come risulterebbe un pochettino più sgranato da questa parte e qui molto veramente veramente dettagliato. Quindi in questo caso non ci rimane che fare upscaling e dobbiamo cliccare su scarica immagini migliorate. Quindi una volta che scaricheremo l'immagine migliorata, direttamente la andremo ad aprire nuovamente. E il risultato è sempre questo, quindi una volta che ingrandiamo veramente i dettagli sono fatti veramente bene. Quindi, ricapitolando, sono questi due siti che vi consiglio, ce ne sono veramente parecchi in giro e io sinceramente ho fatto un test prima di fare il video, molti veramente hanno problemi nel fare l'upload delle foto, il caricamento, perché richiedono un caricamento con un tot di peso delle immagini, quindi parecchie limitazioni anche in free stesso. Questo devo dire che sono due siti che lavorano veramente bene, soprattutto se fate un lavoro poi ogni tanto di miglioramento delle foto, perché se è un lavoro continuativo ovviamente vi dico di andarvi a attivare la versione premium, perché poi sicuramente troverete i loghi messi nelle fotografie che possono dare veramente fastidio e quindi non si risolve il problema, perché anche se è migliorata con un logo la fotografia
completamente non si può utilizzare. Quindi in questo caso, se dovete fare un lavoro continuo, vi consiglio questi due siti in versione premium che sono spettacolari. Se invece dovete ingrandire la risoluzione di una fotografia ogni tanto, sono due siti veramente da tenere in considerazione, perché avete visto che il primo addirittura non mette nemmeno il logo della sua pubblicità, perché si utilizza veramente raramente. Quindi, che dirvi, spero di avervi fatto conoscere questi altri programmi online e come questi due siti, più che programmi online, che offrono questo servizio di ridimensionamento delle foto e aumento di qualità. Ciao a tutti, al prossimo video.